Naturalmente potremmo obiettare davanti al successo di un prodotto così ovvio come l'ovetto Kinder, come potremmo fare davanti al taglio perfetto di un abito o davanti a un'opera così riuscita che sembra essersi fatta da sola. L'innovazione, come i punti di un sarto o il tocco di un artista, se volete il colpo smarcante di un numero 10, è tanto più rilevante quanto più è apparentemente invisibile, tanto più strabiliante quanto più apparentemente naturale. Per spiegare il caso dell'ovetto Kinder, lanciato nel 1974 nel bel mezzo della contestazione, ci viene in aiuto la storia di un altro uovo che Cristoforo Colombo adottò per smentire i gentiluomini spagnoli che sminuivano la sua impresa al ritorno dal Nuovo Mondo. Fate stare dritto un uovo sul tavolo, li aveva sfidati il navigatore prima di ammaccarlo lievemente a un'estremità e mostrare quanto fosse semplice in realtà quello che nessuno era riuscito a fare prima. La differenza, signori miei, è che voi avreste potuto farlo. Io invece l'ho fatto, aveva concluso, indicando a titolo paradigmatico quanto ovvia sia un'innovazione dopo averla realizzata. Per capire veramente un'innovazione, allora, dobbiamo immedesimarci con il contesto di partenza. Cosa c'era prima, quando di queste creazioni originali non c'era che una pagina bianca, una nuvola informe di idee? In questa luce, perciò, l'ovetto Kinder non esprime solo la capacità di dare una soluzione semplice a un problema, quello di creare un prodotto seriale che superasse la stagionalità, ma dà forma espressiva anche a un modo di essere particolare che lo precede. Più che per il suo connubio di istinto creativo e rischio strategico, il successo dell'ovetto Kinder nasce quindi dalla sua capacità di dare forma viva al carattere di Ferrero. Ed è proprio nella spiccata disposizione di Ferrero a vedere ciò che è nascosto davanti ai nostri occhi, come il puntino rosso di Marte in mezzo a un oceano di stelle, che possiamo rintracciare la differenza tra un prodotto che semplicemente funziona e un prodotto che invece parla, dura e ci fa sognare. 3 aspetti dell'ovetto riassumono la personalità e la visione imprenditoriale di Michele Ferrero. L'idea del prodotto come una piattaforma di storytelling, la visione religiosa del quotidiano come festa e la tensione a trasformare la materia in oggetto di incanto. Innanzitutto Ferrero non concepiva il prodotto come mero oggetto di scambio o come terminale di una transazione economica, ma come uno schermo dove poter raccontare storie, dialogare con i clienti e costruire con loro esperienze comuni. Come per un'opera d'arte, il prodotto rappresentava infatti per lui una piattaforma per intercettare i bisogni, riprodurre i desideri e allargare l'immaginario. Allo stesso modo in cui un libro offre una piazza virtuale per imitare la realtà, per mostrarne aspetti nuovi e aprire orizzonti impensati. Solo chi conosce e ama può leggere il reale così, isolando in esso il valore, facendolo vibrare nella giusta tonalità e inventandosi sempre qualcosa di nuovo per stupire la persona amata. La dinamica sorpresa dell'ovetto Kinder incarna il cuore di questo stile narrativo, che senza mai cadere nella trappola di spiegare, aspira a suggerire un oltre al consumo o a mostrare un dentro nascosto sotto la facciata esterna di un prodotto. Tale visione del giornaliero come spazio di incanto riflette un'idea profondamente religiosa della realtà. Replicare la sorpresa dell'uovo di Pasqua su base quotidiana suggerisce infatti una concezione dell'ordinario non come tempo meccanico o di routine, ma come occasione di festa, come opportunità di rivelazione o, se volete, di risurrezione. Estendere la gioia pasquale al tessuto di ogni giorno esprime così la comprensione della fede cristiana come un fatto concreto che prende forma non altrove o nello spazio circoscritto di un rito, ma nella semplicità banale e straordinaria di ogni singolo qui e ora. Allo stesso modo, in chiave laica, la nuova vita associata sin dai tempi antichi al simbolo dell'uovo e alla primavera si fa auspicio di rinascita e espressione del contributo operativo di Michele per trasformare la propria terra da langa di malora, come la chiamava Fenoglio, a società di beni condivisi, da campagna di miseria a quello che oggi è la più ricca provincia italiana.
Questa visione imprenditoriale e religiosa di Ferrero trova il suo culmine espressivo in una capacità peculiare di modificare generativamente la materia, di vederla come madre. Se pensate alla sorpresa di un bambino davanti a un ovetto Kinder o a una serata romantica conclusa con un cioccolatino, o ai racconti di 1000 avventure puntellati da spuntini a pane e Nutella, non è difficile capire quanto il successo di Michele Ferrero nasca da questa generatività dei suoi prodotti, come riflessi del suo vissuto e promotori di incanto. Se Nutella incarna l'eredità di suo padre, trasformata e portata a maturità, e Rocher il suo ringraziamento d'autore alla Madonna di Lourdes, l'ovetto Kinder rappresenta il suo autoritratto, di imprenditore illuminato, capace di vedere il potenziale dietro un guscio, e di appassionato creatore di meraviglia. Come con le grandi storie, la sua materia non spiega, ma mostra senza dire, allude senza concludere, è senza annunciarsi. L'aura dei suoi prodotti risiede infatti nello strumento stesso della sua arte. Per un violinista è il violino, per uno scrittore è la lingua, per un maître chocolatier è il cioccolato. È il cioccolato la pagina di Ferrero, la sua materia vivente, la piazza di scambio dove sono nate e continuano a nascere tutte le sue storie. Grazie, se vi è piaciuto questo video potete trovare altri contributi su Ferrero nella playlist Il fabbricante di cioccolato o altri profili imprenditoriali in italiano o in inglese insieme a interviste e lezioni. Se volete ricevere notificazioni di nuovi episodi vi invito a iscrivervi al canale di Italian Innovators o a seguirmi su LinkedIn o su Instagram ed Italian Innovators per aggiornamenti quotidiani. Grazie ancora, arrivederci alla prossima!